Oggi ti vorrei dire la verità sulla verità. Tutto il video che faccio ora vorrebbe essere incentrato su questo argomento, la verità della verità. Sei pronto? Sei pronta? Questa è la domanda centrale, essere pronti. Molti di noi vogliono sapere la verità a tutti i costi, ma non si rendono conto di non essere pronti ad accettare quel tipo di verità. Uno dei motivi per cui in diverse culture si creano dei percorsi anche abbastanza lunghi di anni di esplorazione di se stessi, di preparazione di strumenti importanti, è proprio questo il motivo, essere pronti a dedicarsi alla scoperta di quella che poi dopo si chiama verità, no? Scoprire il velo di Maya e accorgersi di realmente chi siamo, che cosa facciamo, che cosa siamo venuti a fare qui, che tipo di esperienza è la vita e quant'altro. Ci sono tonnellate di libri riguardo questo, ma più studierete, più vi renderete conto che se non avete gli strumenti interni per comprendere, se non avete gli occhi per guardare, se non avete le orecchie per ascoltare, quello che vi viene detto non lo comprendete. Anche perché la comprensione passa proprio attraverso i vostri filtri e quei filtri vanno lavorati. Bisogna cominciare a fare un lavoro interno per poi rendersi conto come noi siamo collocati all'interno, esponendo e esprimendo, esplorando l'esterno. Molte persone che mi contattano mi chiedono di fare un'ipnosi perché così poi possono sapere la verità riguardo quel fatto, riguardo quella propria sofferenza che hanno, quel disagio o del motivo per cui non riescono a ottenere un certo tipo di risultato che si sono prefissi. Quel tipo di verità nel 99% dei casi non lo comprendono e non lo capiscono, non lo vedono perché non si sono preparati a monte. Molti non sanno per esempio che il nostro inconscio ha come prima regola fondamentale proteggerci, non farci male. E quindi ci sono delle cose, se non siamo pronti a saperle, è bene non saperle. Come mai noi adulti non diciamo ai bambini che esistono le guerre, che esistono i bambini che muoiono di fame, che esiste la violenza, ma cerchiamo di gradualmente prepararli, esporli gradualmente a quello che è questo schifo di disastro di globo terrestre, perché ci stiamo comportando tutti male, no? Per rovinare questo grande paradiso che invece sarebbe la terra. Come mai ai bambini non glielo diciamo? Diciamo facile, perché non sono pronti, perché sono dei bambini. Ecco, noi siamo degli eterni bambini. E dico noi perché io non sono il guru di nessuno, lo ricordo, io sono nel gioco insieme a voi. Quindi noi siamo degli eterni bambini, ci sono cose che non sappiamo, ci sono cose che ancora non siamo pronti ad accettare, e allora quando chiedete spasmodicamente la verità, soprattutto a voi stessi, prima chiedetevi: sono pronto o sono pronta ad accettarla quella verità? Io ho clienti che, siccome hanno avuto una risposta di questo tipo, cioè io lavoro solo con dei percorsi strategici per cui prima ci prepariamo a quella roba là e poi ci esponiamo a quella roba là, e quella roba là è X, quelle cose che voi volete sapere. Ecco, ci sono persone che hanno detto: sai che c'è, Caruso, allora io vado da quello che mi ha promesso l'ipnosi magica e bene, fanno un'ipnosi e poi hanno dei traumi pazzeschi. Perché? Perché non riescono a sopportare quello che poi dopo sono venuti a sapere, e si distruggono le famiglie, e si distruggono le attività, e si distruggono le persone stesse. Ve lo dico, le persone si rompono. Poi pensate che noi siamo invincibili, ma con poco ci sentiamo male. Guardate per esempio le persone che sono molto attaccate al calcio, gli perde la squadra del cuore e stanno una settimana male. Cioè, pensate poi dopo a rimettere tutto nel contesto la verità. Che cos'è la verità? Ecco, allora, ripartiamo di nuovo da capo. Vorrei dirvi la verità sulla verità. Uno, la verità non esiste. Esiste una vostra interpretazione, un vostro allineamento con dove siete, come siete e quando siete rispetto a ciò che state osservando. E già questo è un qualcosa di difficile da capire, perché bisogna avere la facoltà di essere centrati, focalizzati
saper contemplare, riuscire ad essere presenti. È facile nella nostra società? No. Si può raggiungere? Assolutamente sì. Come si fa? Ci si prepara. Ok? Ma questa verità di cui tanto parlate e di cui tanto siete ossessionati, di nuovo la domanda è: siete pronti? Siete sicuri di essere pronti a conoscerla? Fatevela questa domanda, perché è meglio avere 2 o 3 strumenti in più piuttosto che 2 strumenti in meno. Nel momento in cui ritrovate a sapere qualcosa che poi dopo non riuscite a sopportare, la vita diventa un inferno. Tante persone poi chiaramente dall'altra parte mettono la testa dentro la sabbia per non vedere niente, e anche quella è una strategia. Il problema è che non vedere niente non è la soluzione. La soluzione è la via di mezzo, cioè essere preparati in quel momento, in quello spazio, con quella intenzione, e se siamo capaci, allora tutto si rivela davanti ai nostri occhi. Bene, insomma, rifletteteci. Se ci sono rumori, e qualcuno mi ha detto: sai Caruso, quando vai a fare quelle camminate e fai i video ci sono dei rumori, c'è il vento, dovresti fare... Lo so, questa è la verità. La verità è questa: ci sono sempre dei rumori, ci sono sempre dei difetti. Mi sono rotto le scatole di fare le cose da perfettino, ok? Perché tanto non cambia niente, Quello che conta è il messaggio che passa. Lo volete ascoltare? Bene. Siete pronti per riceverlo? Fatevi questa domanda. E buona giornata. Ci sentiamo al prossimo video. A presto.